Salve e benvenuti nel mio canale. Quante volte abbiamo in mente di realizzare un progetto ma necessitiamo di qualche sostegno o un contenitore in plastica, quindi non avendo il modo di costruirlo in plastica spesso o dobbiamo optare per altre soluzioni o addirittura rinunciare. Io ho trovato una soluzione, questo è un pannello di PVC, polivinilcloruro. Come ho ottenuto questa lastra? Questo è quello che ci serve, il PP non va bene. Andrò a tagliarlo in verticale. Vedete, traccio un segno. Adesso andrò a tagliare, ma lascerò dei ponticelli così. Ecco qui, ho tagliato, vedete? Tagliato, ho lasciato questi pezzetti che adesso con una lama di seghetto andrò a completare. Vedete come si è serrato? Guardate, fa l'effetto molle. Se adesso lo facevo con la smerigliatrice si sarebbe serrato intorno al disco e la smerigliatrice andava dove voleva e si potrebbe anche rompere il disco. Evitiamo di fare il taglio per intero. Adesso lo devo ridurre in lastra. Utilizzerò il calore. Ovviamente necessitiamo di un piano e di un pezzo di legno da mettere sopra per dargli forma. Non occorre che sia pesante, basta appoggiarlo un attimo perché è veramente facilissimo da lavorare. Utilizzerò un forno da carrozziere. Cominciamo a scaldare al lato opposto del taglio. Vedete come comincia a sollevarsi? Già comincia a diventare molto morbido. Anche dall'interno. Utilizziamo sempre guanti in cuoio, così non ci scottiamo. Vedete, già si comincia ad aprire. Una tavola in legno, lo tengo un po' sotto pressione, giusto il tempo di farlo raffreddare un po'. Ecco qui la lastra finita e posso realizzarci quello che voglio. Già ho realizzato supporto per pannelli fotovoltaici. Un supporto doppio per pannelli fotovoltaici. Poi le andrò a incollare. La cornice si adatta, vedete? La cornice si adatta perfettamente. Poi andrò a incollare tra di loro i supporti. Magari ci metto pure qualche rivetto. E intorno i pannelli li incollerò con un po' di silicone dietro e li rifinirò pure col silicone nero, in modo che i pannelli mi possano lavorare sia al mattino che al pomeriggio, prendono il sole da quando esce a quando tramonta. Ecco il pezzo finito. Ed ho montato questo braccetto con delle viti, poi l'ho avvitato qua in modo da poterlo ruotare nella giusta direzione, per posizionarlo nella giusta direzione del sole. Alba, tramonto. Vi faccio un esempio di come possa essere riscaldato e formato a nostro piacimento. Io ad esempio vorrei fare questo è uno scarto, una forma ad angolo, quindi lo scaldo. Magari tra due legni, voi che siete più bravi sicuramente, capito il sistema, troverete delle soluzioni migliori. Vedete? Questo non è venuto proprio a spigolo vivo, ma perché ho fatto così improvvisato. Però se adesso io dovessi forarlo, lo potrei avvitare così. Adesso faremo una prova di incollaggio.
Questo pezzo lo voglio incollare qui per dare più spessore, perché si possono incollare anche più strati e ottenere più materiale da lavorare. Prenderò una colla generica tipo Attack, metto qualche goccia. Vedete? Ho fatto presa. Quindi, ad esempio, se volessimo fare una scatolina con degli angoli dove inserire una vite, detto fatto, basta fare i pezzetti e incollarli. Si lavora un po' come il legno. Ad esempio, lo posso forare. Vedete? L'ho forato, lo posso limare. Qui c'è del materiale in eccesso. Indossate sempre la mascherina anche per le polveri. Guardate quanto è venuto bello limato. Si può rifinire in qualunque modo. Qui ad esempio adesso lo voglio svasare per infilare una vite. Vedete come il bordo è venuto più svasato per mettere una vite conica, qualunque cosa, e il materiale resta sempre, una volta raffreddato, è rigido. Vogliamo togliere questo bordo? Guardate come si lavora bene. Non so, vogliamo fare quest'angolo stondato? Importante non respirare le micropolveri che emettono quando si usa la carta vetra sottile. Magari usiamo la bagnata. Cioè, guardate, in pochi secondi ho lavorato questo spigolo. Non è il massimo, ma tenete conto che sto facendo solo degli esempi. Vedete? Qui ho il lastrone che terrò per qualche altro lavoro. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale, metti un like e condividi. Se ti piacciono i contenuti del mio canale, puoi sostenermi facendo una piccola donazione seguendo il link che posto sotto in descrizione. Grazie.